Benvenuti su Storie di tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi piccoli gesti significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Emma e Jack si sedettero a cena nella loro accogliente casa, come avevano fatto ogni sera negli ultimi 10 anni. Ma quella sera l'aria tra di loro era pesante e un silenzio aleggiava sul tavolo. Emma aveva appena toccato il suo cibo, gli occhi distanti mentre si spostavano dal piatto alla candela tremolante sul tavolo. Jack notò il cambiamento nel suo umore. Poteva percepire che qualcosa era diverso. Invece di dire qualcosa, aspettò che fosse lei a parlare. Il viso di Emma era calmo. Eppure c'era una tempesta di emozioni che turbinava appena sotto la superficie. Dopo quella che sembrò un'eternità, posò la forchetta e prese un respiro profondo. «Jack?» iniziò dolcemente, la voce insolitamente quieta. «Ho pensato molto ultimamente». Jack alzò lo sguardo dal piatto, il cuore che iniziava a battere forte. «Cosa hai in mente?» chiese con cautela. Emma esitò. Aveva ripetuto questo momento nella sua testa per settimane, ma ora che era arrivato, le parole sembravano molto più difficili da pronunciare ad alta voce. «Siamo stati insieme per oltre 10 anni», disse lentamente, «e sento che il nostro matrimonio è diventato insipido. Siamo bloccati in una routine, Jack. È come se stessimo solo seguendo il copione. Ho bisogno di qualcosa di più». Il cuore di Jack affondò. Non era la prima volta che sentiva una certa distanza tra di loro, ma sentire Emma dirlo ad alta voce lo rendeva più reale, più doloroso. «Insipido?» ripeté Jack, la voce tremante. «Emma, cosa stai dicendo?» Emma sospirò, cercando di raccogliere il coraggio per continuare. Penso di aver bisogno di spazio. Ho bisogno di tempo lontano da questo, da noi. Devo capire chi sono al di fuori di questo matrimonio». Jack la fissò, la forchetta sospesa a mezz'aria. «Spazio!» sussurrò, la gola stretta. «Cosa significa? Mi stai lasciando?» Le lacrime riempirono gli occhi di Emma, ma lei le trattenne. «Non ti sto lasciando per sempre», disse dolcemente. «Ho solo bisogno di un po' di tempo da sola. Ho bisogno di 5 mesi senza contatto. Devo capire le cose da sola». Le sue parole colpirono Jack come un pugno nello stomaco. Sentì l'aria uscire dai polmoni e per un momento non riuscì a parlare. 5 mesi, ripeté, come se dirlo potesse aiutarlo a dare un senso alla situazione. Nessun contatto? Emma annuì, le mani che tremavano leggermente. So che suona folle, ma sento che è l'unico modo. Ho bisogno di tempo per pensare, per ritrovare me stessa. Non voglio ferirti, ma sento che è la cosa migliore per entrambi. La mente di Jack girava vorticosamente. Non aveva idea di cosa dire, di come rispondere alla donna che amava che Gia gli chiedeva una pausa. Avevano costruito una vita insieme, trascorso un decennio a creare ricordi, e ora lei voleva andarsene, almeno per un po'. «Non capisco», sussurrò Jack. «Abbiamo sempre avuto l'un l'altro, Emma. Perché adesso?» Emma abbassò lo sguardo, le lacrime che finalmente le rigavano le guance. «Perché ho perso il contatto con me stessa, Jack. Ho perso l'entusiasmo, la passione e non riconosco più chi sono. Ho solo bisogno di tempo per capirlo». Jack rimase seduto in silenzio, il peso delle sue parole che lo schiacciava. Voleva discutere, implorarla di restare, ma nel profondo sapeva che se Emma non era felice, non c'era nulla che potesse fare per cambiare la situazione. La mattina successiva, Emma fece le valigie. Jack sedeva silenzioso sul bordo del letto, guardandola mentre metteva con cura alcuni vestiti, libri e oggetti personali in una valigia. Il suo cuore si spezzava, ma non riusciva a trovare le parole per fermarla. Prima di andarsene, Emma si fermò sulla porta, voltandosi per guardare Jack un'ultima volta. «Sto andando», sussurrò, la voce appena udibile. Jack voleva dirle di non andare, voleva stringerla tra le braccia e prometterle che potevano risolvere le cose insieme, ma le parole gli si bloccarono in gola e tutto ciò che riuscì a fare fu annuire.
Con un ultimo sguardo, Emma si girò e uscì dalla porta, il suono che si chiudeva alle sue spalle echeggiando per la casa. Jack rimase lì seduto, la mente intorpidita, mentre si rendeva conto che tutto ciò che aveva conosciuto, tutto ciò su cui aveva fatto affidamento, stava scivolando via. I giorni si trasformarono in settimane e Jack si ritrovò a vagare senza meta per la casa, che un tempo era stata piena di risate e amore. Il vuoto lo consumava. Ogni mattina si svegliava sperando che fosse stato tutto un brutto sogno, ma la fredda e silenziosa realtà dell'assenza di Emma lo salutava invece. Jack cercò di andare avanti con la sua vita quotidiana, buttandosi nel lavoro all'agenzia pubblicitaria, ma nulla riusciva a distrarlo dalla solitudine che lo divorava. Gli mancava la presenza di Emma, il suono della sua voce, il modo in cui canticchiava mentre cucinava la cena, il semplice conforto di sapere che era lì. Pensò di chiamarla, ma ogni volta che prendeva il telefono si fermava. Lei aveva chiesto di non avere contatti e per quanto facesse male, Jack voleva rispettare i suoi desideri. Così aspettò, contando i giorni fino alla fine dei 5 mesi, chiedendosi se Emma sarebbe tornata da lui. Ma con il passare dei giorni, Jack iniziò a rendersi conto che il suo amore per Emma potrebbe non essere sufficiente a salvare il loro matrimonio. Iniziò a mettere in discussione tutto. Era stato cieco di fronte alle crepe nella loro relazione? Aveva ignorato i segnali che Emma era infelice? Una sera, dopo una giornata particolarmente lunga ed estenuante al lavoro, Jack si ritrovò seduto da solo nel soggiorno, fissando le foto incorniciate sul muro. Immagini del giorno del loro matrimonio, delle vacanze che avevano fatto, momenti di gioia congelati nel tempo. Ma ora servivano solo come doloroso promemoria di ciò che aveva perso. Proprio mentre stava sprofondando nei suoi pensieri, il campanello suonò. Jack si alzò, sorpreso, e aprì la porta trovandosi davanti Tara, una vecchia amica che non vedeva da anni. Tara aveva saputo, tramite amici comuni, dei problemi nel matrimonio di Jack ed era venuta a controllare come stava. All'inizio, Jack era esitante ad aprirsi, ma col passare della serata si ritrovò a versare il suo cuore a Tara. Lei ascoltò, offrendo un silenzioso sostegno, e per la prima volta in settimane Jack sentì un piccolo senso di sollievo. Tara aveva la sua storia di sofferenza, una relazione finita con un tradimento, e capiva il dolore di Jack in un modo che pochi altri potevano. Nelle settimane successive, Tara divenne una presenza costante nella vita di Jack. Passavano le serate insieme, parlando delle loro difficoltà, del passato, e lentamente iniziò a formarsi un legame. Tara era diversa da Emma, era calorosa, compassionevole e aveva un modo semplice di far sentire Jack a suo agio. Man mano che trascorrevano più tempo insieme, Jack iniziò a sentire una scintilla che non provava da anni. Ma anche se la sua connessione con Tara cresceva, Jack non poteva scrollarsi di dosso i ricordi di Emma. Ogni volta che pensava di andare avanti, il senso di colpa si insinuava, ricordandogli che era ancora tecnicamente sposato. Mentre Jack lottava con i suoi sentimenti, Emma stava vivendo il suo viaggio di autoscoperta. Le prime settimane della sua nuova libertà le sembrarono liberatorie. Viaggiò verso la costa, affittò un piccolo appartamento e trascorse le sue giornate cercando di riconnettersi con se stessa. Lunghe passeggiate sulla spiaggia, nuovi hobby, incontrare persone. Emma provò di tutto per colmare il vuoto che era cresciuto dentro di lei negli anni. Ma l'entusiasmo che si aspettava svanì rapidamente. Di notte, sola nel suo piccolo appartamento, Emma si ritrovava spesso a pensare a Jack. Le mancava la sua presenza costante, il suo sorriso caldo e anche i piccoli momenti quotidiani che avevano condiviso. La distanza che aveva desiderato ora le sembrava un vuoto incolmabile che non sapeva come attraversare. Emma cercò di seppellire la sua solitudine passando del tempo con nuovi amici. Conobbe un gruppo di donne a una lezione di yoga, anche loro in fase di transizione nelle loro vite. Si legarono durante bevute e conversazioni notturne, condividendo storie di rotture, autoesplorazione e nuovi inizi. Ma mentre Emma ascoltava le loro storie, sentiva un crescente senso di disconnessione.
Mentre loro parlavano con entusiasmo di nuove relazioni e avventure, Emma si ritrovava a desiderare qualcosa di più profondo, qualcosa che si rese conto di aver perso nel momento in cui aveva lasciato Jack. Una sera, mentre era seduta con le sue nuove amiche in un caffè, il telefono di Emma vibrò con un messaggio da una vecchia collega, Sara. Era un semplice messaggio, ma scatenò un'ondata di ricordi. «Ho saputo che tu e Jack non state più insieme. Come stai?» Emma fissò il messaggio, il cuore che affondava. Non aveva parlato con nessuno della sua vecchia vita per mesi e vedere il nome di Jack portò un'ondata di senso di colpa e rimpianto. Non aveva pensato a come la sua assenza avesse influenzato lui. In tutti i suoi tentativi di ritrovare se stessa, aveva dimenticato l'uomo che aveva lasciato indietro. Emma lasciò il caffè presto quella notte, i pensieri in tumulto. Per la prima volta ammise a se stessa che forse aveva commesso un errore. La libertà che aveva cercato ora le sembrava vuota e l'avventura che aveva cercato l'aveva lasciata più persa che mai. Passò i giorni successivi in uno stato di riflessione. Pensò all'amore che aveva condiviso con Jack, alla casa che avevano costruito insieme e alla vita che avevano creato. Lentamente la consapevolezza iniziò ad affiorare. La sua felicità non era mai stata legata a esperienze esterne o alla libertà. Era sempre stata con Jack. Nel frattempo, la relazione di Jack con Tara si stava approfondendo. I momenti condivisi avevano iniziato ad assumere un tono diverso, passando dal conforto dell'amicizia a qualcosa di più. Jack non era sicuro di come fosse successo, ma si ritrovava attratto da Tara in modi che non si aspettava. Tara era stata un punto fermo per lui durante alcuni dei suoi momenti più bui. Capiva il suo dolore, ascoltava senza giudizio e gli offriva un senso di stabilità che non aveva provato da molto tempo. Una sera, dopo una lunga passeggiata per la città, Jack si ritrovò sulla soglia di Tara, incerto su cosa dire. «Vuoi entrare?» chiese Tara dolcemente, percependo la sua esitazione. Jack annui, sentendo il peso della tensione non detta tra loro. Mentre sedevano insieme nel suo soggiorno, la conversazione fluì facilmente all'inizio, ma alla fine il silenzio tra loro divenne più pesante e Jack si ritrovò a guardare negli occhi di Tara, cercando risposte. «Non so cosa sia questo», disse infine Jack, la voce incerta. «Non cercavo qualcosa del genere, ma non posso negare come mi sento». Tara sorrise tristemente, comprendendo il suo dilemma. «Non devi avere tutte le risposte adesso, Jack. Abbiamo entrambi passato molto. Non ti sto chiedendo più di quello che sei pronto a dare». Le sue parole erano gentili, ma lasciarono un segno nel cuore di Jack. Per la prima volta da quando Emma se n'era andata, sentì un senso di pace. Tara non lo stava mettendo sotto pressione né chiedendo più di quanto potesse gestire. Era semplicemente lì, aspettando pazientemente, offrendogli una possibilità di guarire. Nelle settimane successive, la connessione tra Jack e Tara continuò a crescere. Passavano più tempo insieme, condividendo pasti, lunghe conversazioni e momenti di silenziosa comprensione. Jack non poteva negare i sentimenti che stavano sviluppando tra loro, ma una parte di lui si aggrappava ancora alla speranza che forse, solo forse, Emma sarebbe tornata. Poi, un pomeriggio, mentre Jack stava guidando di ritorno dal lavoro, il suo telefono vibrò con un messaggio da un numero sconosciuto. «Sto tornando a casa, voglio parlare». Jack accostò sul lato della strada, il cuore che batteva forte mentre leggeva di nuovo il messaggio. Era da parte di Emma. Emma stava davanti alla casa che una volta aveva chiamato casa, il cuore che batteva forte mentre fissava la porta d'ingresso. Sembrava la stessa. Eppure tutto sembrava diverso. Era stata via per 5 mesi e in quel tempo il suo mondo era cambiato in modi che non avrebbe mai potuto immaginare. Prendendo un respiro profondo, Emma suonò il campanello, sperando contro ogni speranza che Jack rispondesse. Ma quando la porta si aprì finalmente, non era Jack a stare lì. Era una giovane coppia che la guardava confusa. «Posso aiutarla?» chiese gentilmente l'uomo, notando l'esitazione di Emma. Il cuore di Emma affondò. «Mi scusi», balbettò. «Penso ci sia stato un errore. Questa è la mia casa, o lo era». La coppia si scambiò uno sguardo prima che la donna parlasse. «Abbiamo appena comprato questa casa poche settimane fa.
da un uomo di nome Jack. Le parole colpirono Emma come un pugno nello stomaco. Jack aveva venduto la loro casa? Come aveva potuto? La sua mente vacillava mentre cercava di elaborare l'informazione. Tutto ciò che aveva lasciato, tutto ciò a cui sperava di tornare, era scomparso. Senza dire altro, Emma si girò e si allontanò dalla casa, il petto stretto da un misto di rimpianto e confusione. Non si aspettava questo. Non si aspettava che Jack andasse avanti senza di lei. Jack sedeva nel suo soggiorno, fissando il telefono. Il messaggio di Emma pesava sulla sua mente. Stava tornando e voleva parlare. Ma cosa significava? Era pronta a sistemare il loro matrimonio o era troppo tardi? La sua mente correva con domande. Ma nel profondo Jack già conosceva la risposta. Le cose erano cambiate. Lui era cambiato. Nei mesi da quando Emma se n'era andata, Jack aveva trovato un nuovo senso di stabilità nella sua vita, una pace che non sapeva di aver bisogno. E poi c'era Tara. Tara che era stata al suo fianco durante tutto, che era diventata più di una semplice amica. Jack non poteva negare i sentimenti che provava per lei e l'idea di ferirla gli era insopportabile. Quando Emma finalmente lo contattò, chiedendo di incontrarsi, Jack accettò. Si sedettero in un piccolo caffè, la tensione tra di loro palpabile mentre si scambiavano cortesie imbarazzate. «Mi sei mancato», disse infine Emma, la voce tremante di emozione. «Ho commesso un errore, Jack. Pensavo di aver bisogno di libertà, ma ciò di cui avevo bisogno eri tu». Jack la guardò, il cuore appesantito da emozioni contrastanti. «Anche tu mi sei mancata, Emma», disse dolcemente, «ma le cose sono cambiate». Il viso di Emma si rabbuiò, gli occhi che cercavano i suoi per qualsiasi segno di speranza. «Cambiate? Come?» Jack prese un respiro profondo, sapendo che ciò che stava per dire avrebbe cambiato tutto. «Ho conosciuto qualcuno», ammise. «Si chiama Tara e siamo diventati intimi. Non avevo programmato che succedesse, ma è successo». Il cuore di Emma si spezzò alle sue parole. Era tornata sperando di ricostruire ciò che avevano perso, ma ora sembrava che Jack fosse già andato avanti. «Non so cosa dire», sussurrò Emma, le lacrime che le riempivano gli occhi. «Pensavo che potessimo sistemare le cose, pensavo». Jack allungò la mano attraverso il tavolo, prendendo la sua mano delicatamente. «Non volevo nemmeno io che andasse così», disse, «ma tu sei andata via e ho dovuto trovare un modo per andare avanti. Tara mi ha aiutato in questo». Per un lungo momento rimasero in silenzio, il peso della loro storia condivisa che gravava su di loro. Emma voleva urlare, implorare Jack di riprenderla, ma nel profondo sapeva che le cose erano cambiate. Aveva fatto la sua scelta e ora doveva vivere con le conseguenze. «Voglio solo che tu sia felice», disse infine Emma, la voce carica di emozione. Jack strinse la sua mano prima di lasciarla andare. «Voglio lo stesso per te, Emma». Dopo la loro conversazione, Emma si allontanò dal caffè, il cuore pesante di rimpianto e tristezza. Aveva perso Jack e non c'era modo di tornare indietro. Mentre camminava per le strade della città, si rese conto che la libertà che una volta aveva desiderato le era costata tutto ciò che le era caro. Ma Emma era determinata a non lasciare che i suoi errori la definissero. Aveva imparato lezioni preziose durante il suo tempo lontano e ora doveva trovare un modo per andare avanti. Avrebbe ricostruito la sua vita, pezzo dopo pezzo, e trovato il suo percorso verso la felicità. Nel suo appartamento, Jack sedeva con Tara, le loro mani intrecciate mentre parlavano del loro futuro. Aveva trovato la pace, aveva trovato di nuovo l'amore e sebbene il cammino fosse stato doloroso, sapeva che quello era il suo posto. Alla fine, sia Emma che Jack avevano dovuto imparare la lezione più difficile di tutte, che l'amore, per quanto profondo, non può sopravvivere senza fiducia, comunicazione e impegno. E mentre i loro percorsi si erano separati, avrebbero portato con sé le lezioni del loro passato condiviso mentre andavano avanti, ognuno trovando la propria strada in un mondo pieno di nuove possibilità. E voi, cosa fareste se il vostro partner chiedesse una pausa così lunga? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se questa storia vi ha colpito,
Mettete un like e non dimenticate di iscrivervi al canale per altre storie emozionanti.